Buongiorno a tutti e benvenuti nel mio canale. Io sono Patrizia e in questo nuovo video tutorial vi mostrerò come realizzare questo bellissimo maglioncino lavorato interamente ad uncinetto. Il progetto è davvero molto facile e adeguabile a qualsiasi taglia, ma adesso andiamo subito a vedere la corrente e poi il tutorial. Per quanto riguarda il filato, ho scelto di usare questo filato della Temu. È un filato molto morbido, stupendo da lavorare. Si tratta di un 20% cashmere, 60% seta e 20% lana. Purtroppo, per quanto riguarda i filati in vendita su Temu, nelle fascette non viene riportato nulla, c'è solo il quantitativo nella descrizione quando andate a comprare il vostro filato. Quindi so che il gomitolo è da 50 grammi, però purtroppo non c'è né la metratura né il numero di uncinetti da poter utilizzare. Quindi per utilizzare questo tipo di filato dovete fare dei campioncini, quindi delle prove. Io ho già preso questo filato, mi sono trovata davvero molto bene e l'ho lavorato tranquillamente col 3,5, ma anche col 4 va anche bene. Nella composizione, come ho detto, trovate il 20% cashmere, il 60% seta e il 20% lana. Questa nozione è riportata direttamente sulla busta. La busta viene venduta con 10 gomitoli all'interno per un totale quindi di mezzo chilo di prodotto. L'unica pecca, a parer mio, che comunque non c'è scritto nulla sulle etichette, però vi garantisco che il filato è davvero bellissimo da lavorare. Detto ciò, oltre al filato userò l'uncinetto del 3,5, dopodiché vi occorreranno il centimetro da sarta, l'ago da lana e i marcapunti e le forbici. Adesso andiamo a vedere il nostro tutorial. Per la realizzazione di questo progetto parto da una catenella di 132 catenelle di avvio. Per arrivare a questo numero adesso vi faccio vedere il calcolo che ho fatto. Trattandosi di un progetto lavorato a top down, dobbiamo anzitutto iniziare dalla parte sovrastante, ossia dalla scollatura, per cui dobbiamo trovare il numero di catenelle necessarie in modo tale che la nostra testa possa passare comodamente attraverso l'anello una volta chiuso e ovviamente rispettare il multiplo di lavorazione del nostro punto fantasia. Adesso vi spiego come ho fatto ad arrivare al numero di catenelle, in modo tale che voi con un altro tipo di filato o un altro tipo di uncinetto potete comunque avviare il vostro progetto della vostra misura. Quindi per ottenere il numero di catenelle necessari per l'avvio, quindi le mie 132 catenelle, ho dovuto fare dei semplici passaggi, dei semplici calcoli, in modo tale da raggiungere questo numero di catenelle. Una volta che voi avete scelto il vostro filato e il numero di uncinetto, dovete anzitutto formare la misura della vostra testa eseguendo un totale di catenelle. Quindi andate a eseguire un totale di catenelle che una volta chiuse a cerchio vi permetteranno di arrivare alla vostra misura. Di norma sono sui 55 cm. Con il mio filato ho avviato inizialmente 120 catenelle e ho ottenuto circa 55 cm. Il numero di catenelle è il numero di catenelle che servirà a permetterci di costruire il nostro sprone rettangolare. Quindi questo numero andrà poi suddiviso per i 4 lati necessari per formare le nostre due parti del davanti e del dietro e le parti relative al punto manica. Quindi prendiamo le catenelle ottenute e le dividiamo per 4, quindi nel mio caso 120 catenelle diviso 4 fa 30. Al numero ottenuto, siccome stiamo parlando di uno sprone rettangolare dove abbiamo il davanti e il dietro maggiore rispetto al punto delle maniche, andiamo a fare un ulteriore calcolo. Se voi volete uno sprone quadrato, potrete tranquillamente fermarvi a questo calcolo, quindi il 30 sarà il numero di maglie che avrete per ogni lato del vostro sprone qualora desiderate uno sprone quadrato. Per lo sprone rettangolare invece andiamo a fare un ulteriore calcolo.
prendiamo il numero 30 e per appunto avere il davanti e il dietro maggiore andiamo a fare i due calcoli. Andiamo a fare principalmente il primo, quindi 30 meno 4, e nel secondo 30 più 4 per avere un minimo di differenza tra il davanti e il dietro e il punto manica. Quindi 30 meno 4 fa 26, 30 più 4 fa 34. 26, che è il numero più piccolo, corrisponde al punto delle maniche. Il 34 invece corrisponderà al davanti e al dietro. Siccome dobbiamo comunque rispettare un multiplo di lavorazione, dobbiamo fare degli ulteriori calcoli. Quindi adesso dobbiamo fare il calcolo relativo al nostro punto fantasia, quindi al multiplo di 6 più 2. Una volta che abbiamo trovato quindi i due punti, il davanti e il dietro e il punto spalle, dobbiamo fare un ulteriore calcolo. Anzitutto prendiamo i numeri ottenuti e andiamo a sottrarre il 2. Il 2 serve per arrotondare il nostro punto fantasia, in modo tale da rimanere solo con il 6. Quindi 26 meno 2 fa 24 e da questo dobbiamo estrapolare il multiplo di 6. Quindi faremo 24 diviso 6 e otteniamo 4 motivi. Quindi 24 possiamo tranquillamente mantenerlo nel nostro punto manica. Quindi 24 più 2 fa 26 e abbiamo perfettamente il nostro motivo, quindi col multiplo di 6 più 2. E andiamo a posizionarlo nei punti manica. Il 34, togliendo il numero 2, quindi togliendo i due punti, arriva a 32. 32 purtroppo non è un multiplo di 6, quindi dobbiamo prendere i numeri più vicini ad arrivare a 32, quindi facciamo 6, 12, 18, 24, 36, quindi contando la tabellina del 6, e prendiamo il nostro numero più vicino al 32, quindi il 36 per me è un numero che potrebbe andare bene. 36 diviso 6 fa 6 motivi, però ovviamente 36 dobbiamo tornare ad avere il multiplo di 6 più 2, quindi dobbiamo sommare il 2. 36 più 2 fa 38 punti, quindi sarà il numero esatto da mettere sul dietro e sul davanti. Ed ecco che sommando i 4 punti che abbiamo trovato otteniamo il numero di catenelle necessarie per formare il nostro sprone. Una volta ottenuto questi numeri, prima di chiudere il nostro sprone, dobbiamo comunque aggiungere i 4 punti per la formazione del nostro raglan. Quindi la somma totale dovrà essere 38 più 38, che sono il davanti e il dietro, più 26 più 26, i due punti manica, più 4 e otteniamo 132 catenelle. Quindi per l'avvio del mio sprone, del mio top down, avvierò le 132 catenelle. Il calcolo, come vedete, non è affatto difficile, quindi da questa base potete ottenere lo stesso risultato usando qualsiasi tipo di filato, dal più fine al più spesso. L'importante sono i due calcoli che ci servono, ossia il multiplo e il numero di catenelle che dovrà ottenere, che dovrà comprendere i 55 cm della dimensione della vostra testa. Quindi dovete poi seguire questi calcoli che sono veramente molto semplici e otterrete il vostro numero di catenelle perfetto per iniziare il vostro top down. Adesso quindi avviate le vostre catenelle e procediamo con la lavorazione del nostro maglioncino. Invece per il calcolo dello sprone quadrato, come vi avevo accennato, vi basterà fare semplicemente il calcolo delle catenelle iniziali ad arrivare a 55 cm o alla vostra misura della testa e dividerlo per 4. Il numero ottenuto però dovrà essere comunque un numero che dovrà essere tranquillamente suddiviso per il multiplo di lavorazione, quindi 6 più 2. In questo caso 30 è divisibile per 6, per cui possiamo mantenerlo. Vi basterà semplicemente fare 30 più 2 perché dovete rispettare questo multiplo. Quindi farete 32 maglie, 32 maglie, 32 maglie e 32 maglie, più alla fine i 4 punti per la formazione del raglan e otterrete il vostro sprone quadrato anziché rettangolare. Adesso possiamo procedere con la lavorazione. Una volta che avete eseguito le vostre catenelle, portate tutta la catenella sul dritto
e chiudete con un punto bassissimo a cerchio, quindi passando nel primo punto disponibile andate semplicemente a chiudere passando il filo all'interno dei due punti. Dopodiché inizieremo con la nostra lavorazione del punto fantasia. Ci alziamo quindi con una catenella e andiamo ad eseguire i primi punti. Possiamo partire direttamente dal nostro aumento, quindi faremo, siccome questo è un giro dove faremo punti bassi e catenelle, il punto dell'aumento dovrà essere fatto con punti bassi, quindi faremo un punto basso nello stesso punto, 3 catenelle di separazione e un punto basso nello stesso punto e abbiamo ottenuto il primo aumento. Quando poi invece faremo gli aumenti dell'angolo con i punti alti faremo punto alto, 2 catenelle di separazione e punto alto. Siccome i punti bassi magari sono un po' difficoltosi da essere visti nella lavorazione, possiamo mettere i marcapunti nei vari punti degli aumenti. Quindi andiamo semplicemente a inserire il nostro marcapunti all'interno del nostro primo aumento. Da questo punto in poi iniziamo con la lavorazione del punto fantasia, quindi del nostro multiplo di 6 più 2. Per fare ciò andiamo a lavorare nei due punti successivi un totale di 2 punti bassi, quindi 1 e 2. Dopodiché andremo a realizzare 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, saltiamo 4 punti di base e nel quinto e nel sesto punto andiamo a lavorare i 2 punti bassi, quindi 1, 2, 3, 4. Nel quinto lavoriamo il punto basso, 1 e 2. Nuovamente andiamo a ripetere il nostro modulo, quindi 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, saltiamo 4 punti di base e nel quinto lavoriamo il nostro punto basso. Primo punto basso e secondo punto basso. E questo è quello che dovremo fare per tutto il giro. Quindi adesso, partendo dal punto spalla, andremo a realizzare altri 2 moduli per ottenere quindi i 4 moduli. Quindi 1, 2, 3, 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, nel quinto punto lavoro il mio punto basso. Abbiamo ottenuto 3 moduli, ne dobbiamo fare ancora uno. E andiamo quindi a chiuderci con i 2 punti bassi in modo tale da ottenere il nostro multiplo di 6 più 2. Qui abbiamo quindi un totale di 26 punti. Adesso lavoriamo il secondo aumento, quindi nel punto successivo lavoriamo punto basso, 3 catenelle, 1, 2 e 3, nello stesso punto il punto basso e abbiamo formato il secondo angolo. Mettiamo il marcapunti, così lo evidenziamo. Adesso facciamo la stessa lavorazione per la parte relativa al davanti, quindi abbiamo un totale di 36 punti più 2, quindi 38. Quindi abbiamo un totale di 36 diviso 6, sono 6 motivi. Quindi andremo a ripetere questo motivo per 6 volte. Quindi punto successivo, lavoriamo i 2 punti bassi, 1 e 2. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Salto i 4 punti di base e nel quinto e sesto punto lavorerò i miei 2 punti bassi, 1 e 2. Abbiamo ottenuto il primo modulo. Devo fare questo in totale ad avere 6 motivi, quindi dovete semplicemente ripetere le 4 catenelle, saltare i punti di base numero 4 e nel quinto e nel sesto lavorare i 2 punti bassi.
Adesso potete andare avanti a finire da soli questo giro, quindi farete i 6 motivi per il davanti, gli altri 4 per arrivare al secondo punto spalla, mi raccomando non dimenticatevi di fare gli aumenti, e poi gli ultimi 6 motivi per fare il davanti. Dopodiché andremo insieme a chiudere il giro della lavorazione. Una volta eseguito l'ultimo motivo, quindi le 4 catenelle e gli ultimi 2 punti bassi, ci ritroviamo a dover chiudere la lavorazione, quindi passiamo semplicemente nella catenella del primo punto disponibile e ci chiudiamo con un punto bassissimo. Per il secondo giro andremo a lavorare invece i punti alti. Per la lavorazione suggerisco di voltare sempre il giro quando finiamo la lavorazione. Potete anche non voltare la lavorazione, però se voi continuate a lavorare in cerchio, vedrete poi, una volta che si verrà a formare il vostro sprone, le righe dello sprone non saranno perfettamente dritte, ma saranno leggermente oblique, perché quando si chiude il giro e si inizia il giro successivo, i punti comunque tendenzialmente si spostano, quindi la lavorazione non rimarrà perfettamente dritta, ma tenderà a diventare obliqua. Per questo vi consiglio sempre di voltare la lavorazione a fine giro, in modo tale da mantenere invece i lati dello sprone perfettamente dritti. Una volta che avete chiuso il giro, questo è il vostro sprone. Otterrete questo rettangolino. Come vedete comunque è molto elastico, quindi non vi preoccupate se inizialmente lo vedete piccolino, perché di fatto poi andrà ad allargarsi. Adesso, come ho detto prima, andiamo a voltare il giro per eseguire il secondo giro di lavorazione. Voltiamo quindi il nostro lavoro per iniziare il secondo giro di lavorazione. Per il secondo giro dovremo andare a lavorare all'interno degli archetti dei ventagli composti da 2 punti alti, 2 catenelle di separazione e 2 punti alti. Quindi andremo a saltare sempre i 2 punti bassi lavorati tra un archetto e l'altro. Siccome noi ci troviamo all'inizio dove abbiamo l'aumento, di conseguenza qui abbiamo il primo aumento sottostante, quindi abbiamo un totale di 3 punti bassi. Tenendo presente che dobbiamo saltare solo 2 punti bassi, quindi quelli più vicini all'archetto, il terzo punto basso andremo a lavorarlo come se fosse un punto alto. Quindi faccio una catenella per alzare un po' la lavorazione e all'interno del punto lavoro un punto basso sormontato da un altro punto basso, in modo tale da ottenere il primo punto alto. Qui abbiamo l'aumento, qui quindi il primo punto alto, i 2 punti bassi e l'archetto. A questo punto siamo pronti per iniziare la lavorazione del secondo giro fantasia, quindi con la lavorazione all'interno dell'archetto. Senza fare catenelle di separazione, raccogliamo il filo sull'uncinetto e andiamo direttamente nel nostro archetto a lavorare 2 punti alti, 1 e 2, 2 catenelle di separazione e altri 2 punti alti, 1 e 2. Abbiamo ottenuto il primo archetto. Questo invece è il punto alto del primo aumento che abbiamo fatto nel primo giro. Adesso dobbiamo semplicemente andare a lavorare sempre i nostri punti all'interno degli archetti successivi, quindi saltiamo i 2 punti bassi di base, raccogliamo il filo sull'uncinetto e lavoriamo nell'archetto che segue. Quindi andremo nuovamente a lavorare 2 punti alti, 1 e 2, 2 catenelle di separazione e 2 punti alti nello stesso archetto, 1 e 2. E questo è il secondo motivo. Dobbiamo fare questo fino ad arrivare al secondo marcapunti. Quindi andiamo tranquillamente a lavorare i nostri ventaglietti all'interno dei nostri archetti sottostanti. Ho lavorato l'ultimo ventaglietto sull'ultimo archetto, dopodiché qua ho il secondo marcapunti, ossia il secondo punto dove fare gli aumenti.
Qua, come vedete, ho 1, 2 e 3 punti bassi che corrispondono ai 2 punti bassi del punto fantasia e un punto basso dell'aumento che abbiamo fatto nel primo giro. Quindi saltiamo i 2 punti bassi successivi e nel terzo andiamo a lavorare un semplice punto alto. In questo modo. Dopodiché andiamo a lavorare nel nostro punto degli aumenti un punto basso, un punto alto, 2 catenelle di separazione e un punto alto, e questo è il secondo aumento. Mettiamo nuovamente il marcapunti, dopodiché proseguiamo normalmente. Siccome dobbiamo iniziare e finire il giro sempre con gli stessi punti, per aiutarvi potete guardare come avete chiuso la riga precedente. Come vedete, qua ho 2 punti alti che corrispondono al primo punto alto dell'aumento e il punto alto dell'aumento sottostante, quindi anche qui devo avere 2 punti alti. Il primo l'abbiamo fatto con l'aumento e il secondo lo facciamo nel punto basso successivo, che corrisponde quindi al punto dell'aumento del giro sottostante. Qui abbiamo nuovamente 2 punti bassi e l'archetto e riprendiamo la lavorazione come abbiamo fatto prima, quindi saltando i 2 punti bassi di base andiamo direttamente nel nostro archetto, quindi 2 punti alti, 2 catenelle e 2 punti alti all'interno del nostro archetto. E questa sarà la lavorazione che dobbiamo fare per tutto il giro, quindi non dimenticatevi di terminare e iniziare la lavorazione con gli stessi punti. Quindi se qui avete 2 punti alti, anche qua dovete avere 2 punti alti e da qui proseguite tranquillamente fino a terminare il nostro giro. Siamo giunti al termine anche di questo giro. Come vedete ho eseguito l'ultimo punto alto prima del nostro marcapunti, quindi devo semplicemente togliere il marcapunti ed eseguire l'ultimo aumento. Quindi vado all'interno delle 3 catenelle e faccio un punto alto, 2 catenelle e un punto alto. Abbiamo ottenuto l'ultimo aumento. Per comodità vado a inserire sempre il marcapunti. Qui ho la maglia alta subito dopo all'aumento e vado semplicemente a chiudermi con un punto bassissimo nella terza catenella del punto. Al termine del giro, per eseguire quindi la lavorazione del terzo giro, volto nuovamente il nostro lavoro. Voltiamo quindi la lavorazione per eseguire il giro successivo. Per il giro successivo andiamo a ripetere praticamente il primo giro che abbiamo fatto, ossia 2 punti bassi, 4 catenelle di separazione e 2 punti bassi. I 2 punti bassi andremo a lavorarli all'interno del ventaglietto, quindi dove abbiamo le 2 catenelle. Dopodiché salteremo le 4 maglie alte facendo le 4 catenelle e nuovamente andremo a chiuderci con 2 punti bassi all'interno del nostro ventaglietto. Una volta che abbiamo quindi voltato la lavorazione, osserviamo i punti che abbiamo sottostante, quindi mi trovo in prossimità dell'aumento, come abbiamo detto dobbiamo fare il giro di punti bassi, e vado a lavorare in questi punti punto basso su punto basso, quindi mi alzo con una catenella, dopodiché lavoro i punti bassi sottostanti. Ne ho 2, quindi lavorerò 2 punti bassi. Per comodità vado a marcare il primo punto basso che ho lavorato, in modo tale da avere più facilità poi a ritrovare il punto per poi chiudere il giro. Nel punto dove abbiamo gli aumenti andiamo a lavorare un punto basso, 3 catenelle e un punto basso. Punto basso, 3 catenelle, 1, 2 e 3 e punto basso. Nuovamente mettiamo il nostro marcapunti per segnare l'aumento. Ovviamente dobbiamo terminare e iniziare con lo stesso numero di punti, quindi qua ho 2 punti bassi, anche qua dovrò fare 2 punti bassi, quindi 1 e 2.
Adesso quindi ho un totale di 3 punti bassi per ogni parte, perché abbiamo quindi i punti dell'aumento. Questi dovranno essere ripetuti per i 4 vertici del nostro sprone. Adesso possiamo iniziare con la lavorazione del nostro giro. Quindi andiamo semplicemente a fare 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, e ci chiudiamo con 2 punti bassi all'interno del foro ottenuto tra il ventaglietto, quindi tra le 2 maglie alte e le 2 maglie alte sottostanti. Nuovamente 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, e ci chiudiamo con 2 punti bassi. Dobbiamo saltare quindi le 4 maglie alte sottostanti facendo le 4 catenelle volanti. Quindi 1, 2, 3, 4 catenelle, salto i 4 punti alti di base e nel foro vado a lavorare i miei 2 punti bassi, 1 e 2. Vado a fare questo fino ad arrivare al prossimo marcapunti. Sono arrivata in prossimità dell'aumento, del secondo aumento. Qui ho le maglie alte. In questi punti vado a lavorare i miei 2 punti bassi, 1 e 2. Nell'aumento lavoro il mio aumento composto da una maglia bassa, 3 catenelle e una maglia bassa. Il giro, come vedete, è semplicissimo e ripetitivo. Quindi nuovamente vado ad aprire l'inizio del lato di lavorazione con i 2 punti bassi, 1 e 2, 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, e mi chiudo con i 2 punti bassi all'interno del ventaglietto, 1 e 2, e procedo così fino a terminare il nostro giro. Sono giunta al termine anche di questo giro. Ho già fatto le 4 catenelle. Qui è dove ho il marcapunti, quindi dove ho il primo punto basso che abbiamo realizzato per iniziare il giro, e vado a chiudermi con un punto bassissimo in questo punto. E abbiamo chiuso anche questo giro. Voltiamo la lavorazione e prepariamo il giro successivo. Il giro successivo è esattamente il secondo ripetuto, ossia i 2 punti alti, le 2 catenelle e i 2 punti alti lavorati all'interno dell'archetto. Quindi dobbiamo saltare i 2 punti bassi di base. Ci troviamo in prossimità dell'archetto. Qui ho l'aumento con i punti bassi, cammino semplicemente con un punto bassissimo e vado nell'archetto in modo tale da poter iniziare la lavorazione direttamente all'interno dell'archetto. Realizzo una catenella per alzarmi, dopodiché lavoro un punto basso sormontato da un altro punto basso in modo tale da ottenere il primo punto alto. Dopodiché realizzo il mio ventaglietto, quindi punto alto, e sono 2 catenelle e 2 punti alti. Ed ecco che si viene a formare il primo archetto, il primo ventaglietto nell'archetto sottostante. Dopodiché vado subito nell'archetto successivo, quindi lavoro 2 punti alti, 1 e 2, 2 catenelle e 2 punti alti. E questo è quello che dovrò ripetere per tutto il giro. Arrivati al punto dove abbiamo il marcapunti, quindi dove abbiamo l'angolo per formare il nostro aumento, andiamo a lavorare dei semplici punti alti. Adesso vado avanti, arrivati al marcapunti vi faccio vedere come procedere con i punti alti. Ho eseguito quindi l'ultimo ventaglietto nell'archetto, adesso mi trovo in prossimità del mio marcapunti. Come vedete, sottostante ho 3 punti, quindi vado semplicemente a saltare i primi 2 punti che corrispondono alle 2 maglie basse che abbiamo saltato tra un ventaglietto e l'altro, e andiamo a fare un punto alto prima del nostro aumento. Dopodiché andiamo a lavorare il nostro aumento, quindi punto alto, 2 catenelle di separazione e punto alto.
riposiziono il marcapunti, dopodiché procedo nella lavorazione normalmente. Quindi sul lato devo avere 2 punti alti, uno l'ho già eseguito perché è corrispondente all'aumento, e vado a lavorare quello successivo. Come vedete qua ho 2 punti bassi che andranno saltati, quindi lavoro normalmente i miei ventaglietti all'interno degli archetti, quindi 2 punti alti, 2 catenelle di separazione e 2 punti alti, 1 e 2, e vado avanti così fino a terminare il nostro giro. Sono giunta al termine anche di questo giro, ho eseguito l'ultimo aumento, adesso vado semplicemente a chiudermi quindi con un punto bassissimo nel primo punto disponibile. Da qui in poi i giri sono sempre gli stessi. Ricordatevi sempre di voltare la lavorazione quando terminate il giro. Vi faccio vedere ancora una volta come iniziare il giro, dopodiché potete andare tranquillamente avanti da soli. Dovete lavorare un numero di giri fino ad raggiungere l'altezza del vostro sottomanica. Mi trovo a questo punto dove ho il marcapunti e nella parte del marcapunti sui lati opposti ho 2 punti alti e 2 punti alti. In questo giro dobbiamo lavorare i 2 punti bassi all'interno del ventaglietto e le 4 catenelle al di sopra dei 4 punti alti, per cui in questo angolo vado semplicemente a lavorare le maglie come si presentano, quindi lavorerò punto basso su punto sottostante fino ad arrivare al marcapunti. Per comodità vado a marcare il primo punto lavorato, dopodiché lavoro punto su punto i punti bassi. Nell'aumento andrò a lavorare un punto basso, 3 catenelle e un punto basso, punto basso sui punti alti sottostanti. Arrivati a questo punto vado a lavorare nell'archetto, quindi cosa vado a fare? Vado a fare direttamente le 4 catenelle, 2, 3 e 4. Vado all'interno dell'archetto e lavoro i miei 2 punti bassi, 1, 2, 3, 4 catenelle, 2 punti bassi all'interno del nostro ventaglietto. Vedete tra l'altro che man mano che lavoro sale i nuovi punti, i punti che abbiamo fatto in più, quindi negli aumenti, diventano dei moduli nuovi. Vedete che da 2, 4, 6 moduli del primo giro siamo arrivati a 2, 4, 5, 6 e 7 nei giri successivi. Andate avanti così quindi fino a raggiungere la misura del vostro sottomanica, lavorando sempre, ripetendo sempre i 2 giri di lavorazione. Ricordatevi sempre che nel punto dove c'è il marcapunti dobbiamo avere lo stesso numero di maglie sia alla fine che all'inizio del nuovo lato. Sono andata avanti a lavorare il mio sprone fino a raggiungere il mio sottomanica. Vi dico subito le misure. Per lo scalfo manica ho 18 cm abbondanti, mentre per quanto riguarda la dimensione sottostante ho 44 senza tirare il lavoro. Tirando il lavoro, siccome è molto elastico, raggiungo abbondantemente i 50 cm, quindi per la mia taglia è assolutamente perfetto, quindi non devo più aggiungere neanche le catenelle per unire il davanti e il dietro.
Adesso vi faccio vedere come procedere per unire il davanti ed il dietro. Mi trovo con il filo direttamente sulla lavorazione del punto del davanti o del dietro, quindi posso continuare a lavorare tranquillamente con questo filo e quindi non vado a tagliarlo. Se il mio filo si fosse trovato nel punto manica, avrei dovuto tagliarlo per unirmi alla parte sottostante. Nel caso in cui voi avreste raggiunto il vostro sottomanica ma non la vostra taglia, dovete semplicemente unirvi con un filo nuovo nel punto dell'aumento e realizzare un numero di catenelle sia da un lato che dall'altra in modo tale da raggiungere la vostra taglia. Per fare ciò vi basta prendere un filato nuovo, fare il solito cappietto, prendere l'uncinetto e passare direttamente dove c'è l'aumento, quindi dove c'è il marcapunti. Dopodiché prendete il vostro cappietto, lo fate passare all'interno delle maglie e lo chiudete con un punto bassissimo. Dopodiché andrete a realizzare un numero di catenelle rispettando il multiplo di 6, perché da qui in poi lavoreremo in tondo, quindi il multiplo non è più di 6 più 2 ma è 6. Una volta raggiunte le vostre 6 maglie o 12 maglie o quelle che vi servono, andate semplicemente nella parte opposta, passate l'uncinetto, tirate il filo e vi chiudete con un punto bassissimo. Dopodiché fate il nodino e tagliate il filo. La stessa cosa, lo stesso procedimento lo dovete fare sul lato opposto. Dopodiché procedete tranquillamente con la lavorazione in tondo rispettando la vostra fantasia. Quindi adesso andiamo ad unire il davanti al dietro. Dobbiamo anzitutto rispettare sempre il giro di andata e ritorno, quindi voltiamo la lavorazione. Io mi trovo con il filo sul davanti della lavorazione, quindi posso procedere tranquillamente usando questo filo e senza tagliarlo. Se invece fossi stata con il filo sul lato delle maniche avrei dovuto tagliarlo e iniziare dal punto del davanti o del dietro. Quindi adesso ho voltato la mia lavorazione e mi trovo quasi in prossimità del mio marcapunti, ossia del punto dove ho l'aumento. Siccome questo giro dovrò lavorare 2 maglie basse all'interno dell'archetto e poi fare le 4 catenelle, vado a camminare con l'uncinetto fino a portarmi quindi il filo all'interno del mio archetto. In questo modo faccio la solita catenella per alzare la mia lavorazione, dopodiché vado direttamente ad unirmi con l'altro punto dove ho il marcapunti. Quindi sovrappongo i 2 angoli, entro direttamente prendendo i 2 angoli insieme e vado a fare le mie 2 maglie basse. Metto il marcapunti nel primo punto in modo tale da individuare il punto per poi chiudere il giro, dopodiché eseguo le mie 4 catenelle e proseguo semplicemente il mio giro. Quindi sempre 4 catenelle e i 2 punti bassi all'interno del mio archetto. Farò questo fino ad arrivare all'estremità dove ho l'altro marcapunti. Come vedete qua la parte risulta unita e quindi adesso andiamo avanti tranquillamente rispettando i nostri giri di andata e ritorno col punto fantasia. Sono arrivata al termine dove ho il marcapunti, quindi ho eseguito le ultime 4 catenelle di separazione e adesso, come ho fatto prima, rimuovo il marcapunti sia da un lato che dall'altro e vado ad accavallare, come ho fatto prima, i 2 angoli in questo modo. Dopodiché eseguo prendendo entrambi
entrambe le parti della lavorazione, vado ad eseguire le 2 maglie basse, una e 2, ed ecco che abbiamo unito nuovamente il davanti col dietro e proseguo normalmente. Vado avanti così fino a terminare il giro, poi ovviamente per il giro successivo dovrò girare la lavorazione e questo sarà quello che dovremo fare fino ad ottenere la lunghezza della nostra maglietta. I giri da qui in poi sono sempre gli stessi, sono sempre 2 ripetuti. L'importante è voltare la lavorazione in modo tale da rispettare il lavoro che abbiamo fatto sin dall'inizio. Io adesso vado avanti, dopodiché vi faccio vedere il risultato. Sono arrivata al marcapunto e vado a chiudere il mio giro. Volto la lavorazione e vado ad eseguire il giro successivo, quindi procedo normalmente, cammino all'interno dell'archetto con un punto bassissimo e proseguo il mio giro di lavorazione, quindi con le 2 maglie alte, 1 e 2, le 2 catenelle di separazione e le 2 maglie alte. Quindi come vedete i giri sono sempre gli stessi. L'importante è che voi di volta in volta, quando finite la lavorazione, girate la lavorazione, quindi lavorate i giri di andata e di ritorno. Ecco come si mostra lo sprone una volta che l'abbiamo chiuso. Mi raccomando, prima di proseguire a completare la vostra maglia, la vostra lunghezza per la vostra maglia, vi consiglio di provare il capo in modo tale da controllare che la misura effettiva sia perfetta per la vostra taglia. Detto ciò, ora potete andare tranquillamente avanti da soli perché i giri, come vedete, sono sempre gli stessi, sono i 2 che vanno sempre ripetuti. Mi raccomando, non dimenticate di voltare la lavorazione man mano che finite i giri. Io adesso vado avanti, poi vi dico la misura che ho realizzato per quanto riguarda la lunghezza della nostra maglia. Dopodiché andremo a fare insieme le maniche. Sono andata avanti quindi con i miei giri di lavorazione fino a raggiungere la misura di circa 55-56 cm. Dopodiché ho tagliato semplicemente il filo, ho fatto il nodino e poi sono andata all'interno della lavorazione e ho nascosto la codina. Adesso andiamo insieme a fare la manica. Per avviare la manica anzitutto dobbiamo controllare come abbiamo terminato il giro di lavorazione in modo tale da rispettare i giri che abbiamo fatto finora, quindi i giri di andata e ritorno. Abbiamo terminato con il giro del ventaglietto, quindi il giro dobbiamo riprenderlo dalla parte interna, quindi da questo lato. Andiamo a fare il nostro solito cappietto con il nostro filato, dopodiché andremo ad agganciarci direttamente nel fondo manica. Questo è il punto dove noi ci siamo uniti con i 2 punti bassi, quindi iniziamo direttamente ad inserire l'uncinetto in questo punto. Andiamo ad eseguire il primo punto basso, quindi facciamo passare l'asolina all'interno del foro e l'andiamo a chiudere, dopodiché facciamo il nostro punto basso. Per comodità vi consiglio sempre di andare a mettere il marcapunti. La seconda maglia bassa la facciamo sul secondo foro, su questo foro qua. Dopodiché riprendiamo la lavorazione normalmente del nostro punto, quindi 4 catenelle e andiamo nel prossimo archetto. 2 punti bassi all'interno quindi del ventaglietto. 4 punti, 2, 3, 4 e 2 punti bassi all'interno del nostro ventaglietto. Da qui in poi il lavoro poi
procede normalmente, perché comunque si vede al di sotto che il giro è già avviato. Una volta che avrete terminato questo giro, vi andrete semplicemente a chiudere con un punto bassissimo nel punto basso che abbiamo realizzato. Poi girate la lavorazione e lavorate i giri normalmente. Dovete fare questo fino ad arrivare alla lunghezza della vostra manica. Io ho già fatto la prima, ve la faccio vedere. Questa è la mia manica. Sono andata avanti a lavorare i 2 giri fino all'incirca più o meno all'altezza del polso. Adesso voglio semplicemente andare ad allargare un pochino, a svasare un pochino la parte dove praticamente abbiamo il nostro polso. Per fare ciò non vado più a realizzare il giro delle 4 catenelle, ma vado semplicemente a realizzare solo più i ventagli dove andrò a fare i miei aumenti. Anziché lavorare 2 maglie alte, 2 punti, 2 catenelle e 2 maglie alte, andrò a lavorare dei ventaglietti composti da 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte, fino a raggiungere l'altezza del polsino. Quindi, come ho detto, per quanto riguarda la parte relativa del polsino, ho eseguito l'ultimo giro composto da 2 punti bassi e 4 catenelle, e da qui in poi andrò avanti con soli lavorazioni di ventaglietti, senza neanche più girare il lavoro a fine del giro. Quindi vado semplicemente nel mio archetto, come ho sempre fatto, vado a fare il mio primo punto alto composto da 2 punti bassi, un punto basso sormontato da un altro punto basso, dopodiché vado a fare 1 e 2 punti alti, 2 catenelle di separazione e 3 punti alti. Quindi da qui in poi farò dei ventaglietti composti da 3 maglie alte, 2 catenelle di separazione e 3 maglie alte. Nel giro successivo andrò direttamente a lavorare un altro ventaglietto all'interno del ventaglietto sottostante. Quindi faremo solo più un giro fino ad arrivare alla lunghezza del nostro polsino. In questo modo avremo il polsino un po' più svasato. Se invece non volete il polsino più svasato, andate avanti semplicemente continuando la lavorazione che abbiamo sempre fatto fino adesso. Ecco come appare il nostro polsino. Come vedete, lavorando questo punto, il polsino è più largo rispetto alla nostra manica. Adesso andiamo a fare la rifinitura per quanto riguarda il colletto. Prendiamo quindi il nostro filato, andiamo a fare il solito cappietto e poi ci andiamo ad agganciare nella scollatura. Ci andiamo ad agganciare più o meno in questo punto, in modo poi da saltare il punto che fa angolo, in modo tale quindi da stondare un pochino la parte relativa agli angoli della nostra scollatura, quindi questi punti dove abbiamo proprio la forma quadrata. In tutti e 4 i punti andremo quindi a saltare un punto, quindi ci andiamo ad agganciare, come ho detto, a questo punto, fermiamo il nostro filo e andiamo a fare un giro a punti bassi su ogni punto sottostante, escluso il punto dell'angolo. Quindi nello stesso punto lavoro il mio punto basso, salto il punto successivo, in quello successivo vado a lavorare punto basso
su ogni punto sottostante, quindi su ogni catenella che abbiamo al di sotto. Una volta che siamo arrivati all'angolo, andiamo a fare lo scarto della maglia angolare. Ho lavorato i punti bassi e mi ritrovo di nuovo sul secondo punto dove ho gli aumenti, quindi questo punto vado a saltarlo e lavoro un punto basso nel punto successivo e lavoro punto su punto per i prossimi punti successivi fino ad arrivare al terzo punto dove ho gli aumenti, dove ovviamente andrò a saltare il punto come ho fatto fino adesso. Sono in prossimità del terzo aumento, quindi lavoro l'ultimo punto basso, dopodiché andrò a saltare il punto successivo che corrisponde al punto dove abbiamo fatto i nostri aumenti. Quindi senza lavorarlo vado direttamente nel punto successivo a lavorare il mio punto basso. Una volta terminato il giro a maglia bassa, andiamo semplicemente a chiuderci con un punto bassissimo nel primo punto basso che abbiamo lavorato. Per il giro successivo andremo a lavorare dei punti alti, lavorando però prendendo il punto a rilievo davanti e il punto successivo a rilievo dietro. Quindi faremo un punto a rilievo davanti e un punto a rilievo di dietro. Quindi mi alzo con 3 catenelle, 1, 2, 3, dopodiché lavorerò il primo punto a rilievo davanti, quindi passando nelle 2 costine del nostro punto, quindi prendendo proprio tutto il punto sottostante in questo modo e vado a fare il mio punto alto. Filo sull'uncinetto, per il punto successivo andiamo a lavorare il punto rilievo di dietro e dobbiamo fare questo per tutto il giro, quindi un punto in rilievo davanti, sempre ovviamente maglie alte, e un punto rilievo preso di dietro, quindi alternando un davanti e una maglia dietro. Questo è quello che dobbiamo fare per tutto questo giro. Ho terminato di lavorare la riga, adesso invece di andare a chiuderci con un punto bassissimo nella terza catenella, andiamo direttamente nel punto successivo e ci chiudiamo con un punto bassissimo in modo tale da avvicinare il più possibile le maglie tra di loro. Adesso mi alzo nuovamente con 3 catenelle, 1, 2 e 3, ed eseguo lo stesso giro che abbiamo fatto nel giro precedente, quindi lavorando i punti a rilievo davanti e a rilievo dietro, rispettando il punto di sotto. Quindi se sotto abbiamo il punto lavorato preso davanti, dobbiamo ovviamente prenderlo davanti anche nel secondo giro. Il punto preso da dietro nella parte sottostante andrà preso da dietro anche nel giro successivo e andiamo avanti così, lavorando i nostri punti sui punti. Quindi punto alto lavorato a rilievo davanti e poi lavorato in rilievo dietro, e questo lo facciamo per tutto il nostro giro. Ho lavorato quindi un totale di 3 giri
lavorando il punto, prendendo la maglia davanti e la maglia dietro, quindi per 3 giri. Dopodiché ho semplicemente chiuso il punto con una maglia bassissima e ho tagliato il filo. Una volta che avete tagliato i fili andate a nascondere tutte le codine. Adesso vi faccio vedere il risultato sul manichino. Prima di farvi vedere il capo indossato dal mio manichino, vi faccio vedere il quantitativo di filato che ho avanzato. Sono all'incirca 5 grammi, quindi ho usato praticamente quasi tutta la busta del mezzo chilo di filato che ho acquistato per sviluppare una taglia M e L. Qualora voi dobbiate per necessità fare un capo un po' più grande, vi consiglio di acquistare una busta in più, in modo tale da non ritrovarvi a quasi fine progetto che praticamente il filo non vi basta. Adesso vi faccio vedere il capo finito. Ed ecco come si presenta il maglioncino una volta terminato. Spero che il progetto vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, mi raccomando, mettetemi un like, ma soprattutto non dimenticatevi di iscrivervi al canale in modo tale da non perdere i prossimi appuntamenti. Io come al solito vi do un grosso abbraccio e vi rimando al prossimo tutorial. Ciao!